Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. È di nuovo arrivato il momento di parlarvi dei miei prodotti preferiti del mese, ovvero il video nel quale condivido con voi tutto quello che mi ha appassionato recentemente, dal mondo beauty agli abiti, agli accessori, a prodotti davvero di qualsiasi genere. Se voi siete pronti io direi di cominciare immediatamente perché ho un sacco di cosette sfiziose da mostrarvi. Come avrete notato, questo mese ho mischiato un po' le carte. Invece di partire con il classico segmento dedicato alla cura della pelle, vi parlo invece dei random, dei prodotti vari, perché ho una cosetta interessante da mostrarvi. Se seguite il mio canale saprete che sono un'appassionata di tè e di tisane ed è già capitato in altri video dei prodotti preferiti che ve ne consigliassi qualcuno. Questa volta non sono stata io a scoprire un nuovo tè, è stato il tè a scoprire me, nel senso che all'inizio del mese la Fit Tea, che è l'azienda che produce questo tè, mi ha contattata e mi ha chiesto se fossi interessata a testare gratuitamente uno dei loro prodotti e nel caso in cui mi fosse piaciuto a parlarvene. Come avrete capito mi è piaciuto, anche perché, ve lo dico proprio onestamente, non ho nessun interesse a parlarvi di un prodotto che trovo scadente o che non mi ha convinto fino in fondo solo perché mi è stato inviato gratuitamente. Non mi interessa, non è una cosa che intendo fare. Detto questo, invece, sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo tè. La Fit Tea mi ha mandato, nello specifico, il Body Detox 28 giorni Fit Berry Tea insieme a questo carinissimo colino che è già nella dimensione giusta per far durare il tè 28 giorni e quindi fare la cura detox completa. Mi raccomando, un consiglio però: non riempitelo fino in cima completamente, perché sennò il tè non vi durerà 28 giorni. Se lo riempite più o meno a questa altezza va più che bene. Detto questo, vi parlo un attimo del tè, tanto per farvi capire cosa mi è piaciuto. Intanto la confezione è molto comoda perché è richiudibile e quindi la potete utilizzare e lo potete tenere nella sua confezione, che è ermetica, dura 28 giorni, lo si beve ogni mattina. La Fit Tea dietro, per semplicità, spiega anche esattamente come prepararlo. Quindi dice: in una tazza mettere dell'acqua bollente a 100 gradi e poi lasciarlo in infusione per 6-8 minuti. La prima cosa che mi è piaciuta di questo tè è stata la fragranza e il sapore, perché vi confesso che se non fosse stato piacevole da bere non so se l'avrei utilizzato. Invece mi è piaciuto talmente tanto che probabilmente l'avrei bevuto anche se non avesse nessun tipo di altro beneficio associato. Cosa c'è in questo tè? Intanto è a base di tè verde, che credo tutti sapete è uno dei tè con maggiori benefici, scaglie di mele, scaglie di zenzero, foglie di ortica, citronella, tarassaco, tulsi, che è l'unico prodotto che non so assolutamente cosa sia ma ci sta, scaglie di barbabietola, bacche di rosa canina, mirtilli, lamponi e more. Come immaginerete, e anche il nome Fit Berry, è quindi un tè con un sapore e una fragranza dolce ai frutti rossi e ai frutti di bosco, che a me piace tantissimo in generale. Dopodiché i benefici che la Fit Tea indica per questo tè sono svariati. Il primo, come avrete capito, è quello di purificare l'organismo ed eliminare le tossine. Il secondo è quello di accelerare il metabolismo, quindi aiutare a bruciare i grassi più velocemente e, se associato a un'adeguata dieta e attività fisica, anche a facilitare la perdita di peso. Io lo sto usando da 10 giorni e riguardo alla perdita di peso non posso dirvi molto perché non ho seguito nessuna dieta e lungi da me fare dell'attività fisica e soprattutto non mi sono pesata, quindi non ne ho idea. Quello che posso dirvi però è che aiuta anche a ridurre la ritenzione idrica e sgonfia, e questa invece è una cosa che ho notato fin da subito. Sono andata in bagno molto più spesso, il che è sempre un'ottima cosa, semplicemente bevendo una tazza di questo tè la mattina, giuro in giuretta. Mi sento anche meno gonfia, a livello di energia mantiene una buona energia. Essendo un prodotto, una bevanda da utilizzare la mattina, per me era importante che non mi fornisse meno energia rispetto a quello che bevo di solito, che è la camomilla. Lo so, vi fa molto ridere, ma a me la camomilla ha sempre fatto l'effetto opposto, o ultimamente addirittura il caffè, perché avevo bisogno di un po' più di grinta. Il Fit Tea, il Fit Berry, mi dà il livello giusto di energia, a differenza del caffè che a volte tende ad agitarmi un po' troppo. Invece questo non mi dà nessun effetto collaterale, quindi thumbs up, pollice su.
Idrata la pelle, la rende più luminosa. Ora non so se sia suggestione, ma a me sembra di aver notato delle leggerissime differenze, quindi mi sento di dire che la maggior parte delle cose promesse dalla Fit Tea sono vere per quel che mi riguarda. In più la Fit Tea è stata così carina da regalare a me e quindi anche a tutti voi che guardate questo video uno sconto del 10% sul Body Detox. Il prezzo pieno del Body Detox è di, mi pare, 25 euro, 25,90, lo potete acquistare online sul loro sito. Con il codice sconto che mi hanno regalato, che è questo, Jiu-Jitsu 10, avrete uno sconto del 10 su questo prodotto. In ogni caso, per semplicità, sia sul mio blog che anche qui sotto nella info box troverete il link alla Fit Tea e anche il codice sconto da applicare. Se vi va, provatelo. Soprattutto se lo provate fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ha convinto, se avete notato dei miglioramenti, dei benefici, insomma condividete con me la vostra esperienza perché sono davvero curiosa di sapere cosa ne pensate. Detto questo, direi che possiamo passare alla prossima categoria e, rimanendo in tema di carte scompigliate, parleremo di abiti. Che ci crediate oppure no, questo mese non ho fatto tantissimo shopping, lo so, incredibile, incredibile. Detto questo, però, quel poco che ho acquistato mi è piaciuto tantissimo e poi ho altre cosette che avevo già preso nei mesi precedenti o che mi erano state regalate in precedenza, ma che mi hanno convinto, mi hanno conquistato soltanto di recente. Partiamo dal primo capo, che è questo abitino corto in pelle e maglia che ho preso da Zara. Ogni volta che capito davanti a Zara ci faccio un salto, non sempre trovo qualcosa che mi piace. Questa volta ho individuato il signorino qui presente e mi ha conquistato in un secondo. Mi piace tantissimo perché la manica è strettina, ma poi l'abito in sé è largo, comodo, non segna da nessuna parte. Mi piace tantissimo l'abbinamento pelle e maglia, è nero, non si sbaglia mai, soprattutto adesso che ho i capelli molto più chiari, non so perché mi piace ancora di più vestirmi di nero, non che prima non mi piacesse. L'ho indossato tantissimissimo, mi piace veramente alla follia. Lo trovate sul sito di Zara e nei negozi, spero che sia ancora disponibile perché secondo me è uno di quei capi che sono facili da abbinare, comodi da portare e possono essere usati sia di giorno che la sera, quindi possono essere resi più casual o più eleganti a seconda principalmente delle scarpe che gli abbinate. E questo era forse uno degli unici acquisti che ho fatto nel mese di febbraio, ma niente male. Il secondo capo è invece una gonna, eccola qui, che mi è stata regalata dalle mie amiche Alessia e Antonella e dal mio amico Paolo per il mio compleanno a novembre, ma ho iniziato a indossarla soltanto adesso perché è leggerina e quindi faceva un po' troppo freddo. La adoro, è una gonna anni 50 come taglio, svasata. La particolarità e quello che la rende ancora più adorabile è che ha questa sottogonna in tulle che mi piace tantissimo, soprattutto perché non parte dalla vita ma parte appunto dai fianchi e quindi non fa stare la gonna proprio a palloncino ma la tiene larga come andava negli anni 50. Adorabile, ho sempre sognato di avere una di queste sottogonne, adesso ce l'ho, grazie mille. Come vedete è appunto in una sorta di raso blu notte, quasi violetto, con banda in basso nera, avvitata, quindi stretta a vita, larga, morbida, con questi gatti che giocano con dei gomitoli colorati e la sottogonna blu elettrico, insomma bellissimissima, mi piace un sacco. L'ho inserita, come dicevo, solo adesso perché ho iniziato a indossarla un po' di più a febbraio e me ne sono innamorata. La trovate, non so dove l'abbiano presa loro, però ho fatto una ricerca e l'ho trovata in vendita online. Il sito credo sia inglese, si chiama Lindy Bop. Sì, Lindy Bop. In ogni caso sul mio blog metterò il link al sito e in particolare a questa gonna per tutti quelli che come me sono appassionati di gonne o comunque di abbigliamento dallo stile un po' più retro e vintage. L'ultimo capo invece l'ho acquistato a gennaio con i saldi su ASOS ed è proprio del brand ASOS, quindi
la linea prodotta direttamente da loro. È un semplicissimo e super basic abito con manica lunga, collo a dolce vita, svasato, che arriva più o meno sul ginocchio. Mi piacciono tantissimo questi capi basic perché li trovo semplici da abbinare. Io soprattutto lo indosso o con lame molto coprenti o con leggings e magari dei cardigan oversize e una bella collana importante per dargli un tono, ed è un look che secondo me è comodissimo per tutti i giorni, ma non banale, non scontato, e soprattutto questo genere di capi su ASOS costano già poco di loro, se poi li prendete in saldo sono, non dico regalati, ma quasi. E questi erano i miei capi preferiti di febbraio. Ora passiamo alla sezione trucco, perché credo tutto lo shopping che ho fatto nel mese di febbraio è stato sul make up e lo scoprirete tra poco. Benvenuti nella sezione trucco, che come scoprirete fra poco è la più sostanziosa di tutto questo video. Infatti nel mese di febbraio ho fatto un giro da Sephora e ho acquistato altre cose online su Amazon perché c'erano una serie di prodotti che avevo visto, mi avevano incuriosito e che davvero volevo testare. E sono lieta di annunciarvi che la maggior parte di questi prodotti è finita dritta tra i miei preferiti, quindi sono stati investimenti se non altro giusti. Partiamo dal primo, che è questo blush con cuscinetto della Lancôme. È il Cushion Blush Subtil, ovvero la versione con cuscinetto del loro classicone blush Subtil, che già era un prodotto che amavo. Come vedete all'interno c'è la spugnetta, che però non ho mai utilizzato, e poi aprendo ancora c'è il prodotto in sé, che è in questo cuscinetto. Mi piace prima di tutto il colore. Io ho scelto il Sorbet Grenadine, lo 025, che è una sorta di pesca aranciato molto carino, è uno dei colori che a me piacciono particolarmente nei blush. Ora ce l'ho, non si vede tantissimo perché queste luci mi sparaflashano, ma è anche modulabile e volendo diventa anche particolarmente intenso, facilissimo da stendere. Io di solito lo stendo addirittura con le dita direttamente perché si sfuma in un secondo e può risultare più naturale o anche un po' più intenso a seconda appunto della quantità che ne applicate. In generale è un prodotto che mi è piaciuto tanto perché mi piace il colore, mi piace la formulazione e trovo molto interessante il cuscinetto in sé come concetto, e quindi ve lo consiglio. Lo trovate da Sephora ma anche credo in tutte le profumerie che distribuiscono Lancôme. Un altro prodotto che mi incuriosiva e volevo testare è della Benefit ed è il Goof Proof Brow Pencil, ovvero una matita per sopracciglia. L'idea è un po' la stessa della maggior parte delle matite per sopracciglia che amo. Da una parte ha lo spazzolino per pettinare le sopracciglia, dall'altra ha la matita che girando esce, inclinata, che permette quindi di creare dei tratti molto precisi, ma al tempo stesso, se volete, di riempire anche più facilmente le zone in cui le sopracciglia sono più rade. Che altro? Sempre da Sephora cercavo un rossetto effetto nude che mi piacesse. Lo volevo matte ma che non seccasse le labbra, insomma avevo come al solito un sacco di richieste diverse. La commessa mi ha consigliato questo, che è proprio della Sephora. La linea non ricordo assolutamente come si chiama e non c'è neanche scritto. Comunque è il numero 5 e sono quelli che si presentano in questo modo. Il rossetto è inclinato e il colore che ho scelto, ce l'ho anche in questo momento, è un colore nude leggermente più scuro del colore naturale delle mie labbra, che mi piace veramente tantissimo, soprattutto per il trucco di tutti i giorni, e quindi lo sto usando molto spesso, più spesso di quanto io abbia mai usato qualsiasi altro rossetto, perché tutti quelli che avevo preso in precedenza erano colori troppo sgargianti e non mi andava di usarlo appunto per un trucco di tutti i giorni. Tra l'altro, essendo della Sephora, ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come al solito, ragazze, trovate i link a tutti questi prodotti sul mio blog, perciò se qualcosa vi sconfinfera, l'indirizzo del blog è nella info box qui sotto, fateci un salto e troverete tutto in un click. Cos'altro? Correttore. Sono anni ormai che cerco il correttore perfetto. A un certo punto della mia vita mi sembrava di averlo trovato ed era della Soap & Glory, un brand inglese, quindi difficilissimo da reperire, e come al solito, essendo una fortunella, l'hanno tolto di produzione.
Detto questo, negli anni continuo ogni volta a guardare video e a leggere blog di altre beauty blogger o youtuber nella speranza di trovare un correttore che mi ispiri, e sempre più spesso ho sentito parlare di questo, che è della Rimmel, quindi anche ottimo rapporto qualità-prezzo, che è il Wake Me Up. Non sono riuscita a trovarlo nelle profumerie, l'ho ordinato su Amazon, che si fa anche tanto prima, e ho scelto il colore più chiaro di tutti, che ovviamente in questo momento non ricordo, Ivory, quindi avorio, e mi sta piacendo perché è molto luminoso, che poi è la cosa principale che cerco nei correttori che voglio utilizzare per coprire le occhiaie. È facile da applicare, non è eccessivamente pesante e quindi si stende facilmente. L'unica cosa, non è, secondo me, molto coprente, quindi non lo consiglierei per nascondere le imperfezioni più evidenti, perché è più luminoso che coprente. Detto questo, però, mi sta piacendo un sacco e trovo anche un'ottima notizia che il prezzo sia più che accettabile. E adesso veniamo al pezzo forte. Da-da! Scatolazza gigante. Che cosa c'è all'interno? Un set di pennelli gigantesco. Sono i pennelli, quelli di concezione nuova, un po' diversi, quelli che, per capirci, assomigliano a delle spazzole per capelli. Ero curiosissima di testare questi pennelli, anche se online avevo letto pareri discordi. A qualcuno sono piaciuti, a qualcun altro molto di meno. La maggior parte delle youtuber, quelle glam e fighe, hanno i pennelli della marca che li ha lanciati, che adesso mi sfugge, ma che sono cari come il fuoco, tipo proprio 200-300 euro per un set di pennelli, che anche no grazie, soprattutto se non so se i pennelli mi piaceranno oppure no. Io li ho trovati su Amazon, questa è una versione decisamente più low cost, mi pare di averli pagati 26-28 euro, una cosa del genere, quindi decisamente siamo su tutta un'altra gamma di prezzi. Come vedete, all'interno ci sono pennelli un po' per tutti gli usi. Devo dirvi la verità, quelli per gli ombretti secondo me non sono assolutamente comodi. Ce n'è addirittura uno per l'eyeliner che mollalo, proprio impossibile applicare l'eyeliner con quel pennello, a meno che non volete un look alla Amy Winehouse con un eyeliner alto così. Quelli che invece mi sono piaciuti sono questi più grandi, soprattutto questo, che infatti è anche il più sporco, che sto utilizzando ormai da 15 giorni credo, per applicare e stendere il fondotinta, e trovo che funzioni molto bene perché le setole sono densissime ed è perfetto sia per applicare il fondotinta in crema ma anche per il fondotinta in polvere. Uso abbastanza di frequente anche questi, di queste dimensioni qua, per stendere il correttore, e un altro che mi è piaciuto, credo sia è questo qui, che utilizzo soprattutto quando voglio stendere l'ombretto sulla palpebra inferiore. Si chiama così? Qui, per capirci. Quindi in generale, considerato che li ho pagati non 300 euro ma 29, direi che è stato un acquisto intelligente. Forse erano anche in un'offerta lampo di quelle di Amazon ed è per quello che mi sono lasciata tentare. In ogni caso vi metterò il link perché sono dei pennelli a mio avviso interessanti da provare per cambiare un po' il classico modo di applicare il trucco. Molto bene, anche questo mese siamo arrivati alla fine del video dedicato ai miei prodotti preferiti. Come al solito questi video durano un'eternità, peggio di una messa. Spero che non vi siate annoiate, spero soprattutto che i prodotti che vi ho mostrato vi siano piaciuti, vi abbiano dato magari ispirazione per i vostri prossimi acquisti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e ovviamente se non l'avete ancora fatto, cosa state aspettando? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Come sempre vi ricordo che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti che vi ho mostrato con link diretti di acquisto, l'indirizzo del blog è nella info box qui sotto. Direi che non c'è davvero nient'altro, è il momento di salutarvi, vi mando il mio solito bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!